Ok, ciao a tutti e benvenuti alla prima lezione del video sullo stregone. Quindi realizzeremo a pastello questo ritratto e oggi come prima lezione vedremo come tracciare il disegno a mano libera. Ora c'è una precisazione da fare per chi sta guardando questo video per la prima volta. Questa lezione avrebbe dovuto essere effettuata in diretta streaming con le vostre domande, eccetera. Ma purtroppo non è stato possibile perché ho provato a trasmettere questa lezione e stava andando abbastanza bene, se non che a un certo momento ci sono stati dei problemi tecnici. Quindi non ho potuto continuare e finire il disegno. Semplicemente oggi lo registro, lo posterò su YouTube e ho cancellato il lavoro fatto ieri, che si intravede ancora un po', ma cercherò di rispiegare come tracciare il disegno a mano libera, dato che la prima lezione voleva concentrarsi su questo particolare. Bene, non perdiamo altro tempo e partiamo. Allora, foglio di carta pastel matte grigio scuro, formato 35x50, non lo vedete tutto perché sono concentrato con la fotocamera sul centro del foglio dove andremo a disegnare. Reference fotografica del mio stregone ad alta qualità, stampata su carta, anch'essa 35x50. Disegniamo in scala 1:1. Cominciamo utilizzando uno stabilo carbotello blu scuro. Perché utilizziamo questo stabilo carbotello? Prima di tutto perché essendo un carbotello è delicato quanto basta per poter eseguire una traccia, uno sketch senza fare molta pressione, avendo un tratto leggero e quindi per poter tornare a fare modifiche, eventuali correzioni e quant'altro. In secondo luogo blu, in questo caso il 390 della Carbotello, che è il blu più scuro della Stabilo Carbotello, perché è un colore che è molto affine alle tonalità che andremo poi a utilizzare lavorando sullo stregone. Vi ricordo che nelle lezioni successive inizieremo a lavorare oltre che con i pastel pencil, quindi con Stabilo Carbotello e Caran d'Ache pastel pencil, anche con via via alcuni gessetti. Allora, siccome lavoriamo in scala 1:1, io quello che ho fatto ieri e che vado a ripetere oggi è stato cominciare a prendermi dei punti di riferimento, quindi guardare il più possibile, ok, dei dettagli sulle misure del viso, del ritratto dello stregone e riportarle semplicemente sul foglio. Utilizzo gli stratagemmi che ho a mia disposizione, ad esempio la matita, che è uno strumento di misurazione. In questo caso allineo la matita con la fine del foglio in basso, che voi non vedete. Col mio indice segno questo punto che è l'inizio della barba dello stregone e riportando anche di qua questa misura, ok, vado a tracciare quella che è la linea che corrisponde più o meno all'inizio del pizzetto. Quindi i primi segni di riferimento sono importanti perché mi daranno poi il modo di costruire tutto il viso dello stregone. Stessa cosa dalla fine del pizzetto fino all'inizio del naso, quindi con la mia matita prendo questa unità di misura, la punta del carbotello tange la punta del naso, mi riporto di qua anche questa misura e mi vado a fare un segno dove dovrebbe cominciare il naso. Ok, a questo punto saliamo e dal naso mi porto molto più in alto fino all'inizio di questa piega, ok, all'inizio, quindi la parte bassa, non quella alta, all'inizio di quella piega del cappuccio dello stregone, che coincide con la fine della striscetta bianca del carbotello. Quindi tutta questa lunghezza che vado a riportare di qua mi suggerisce, come vedete anche qui, la punta corrisponde a quello che sarà l'inizio della piega. Stessa cosa, andiamo a cercare gli occhi. Allora, adesso, siccome gli occhi hanno, tanto per cominciare, due altezze diverse, perché per via di un'espressione che ha il mio modello, abbiamo l'occhio di sinistra che sta più o meno a questa altezza, io sto guardando la macchia scura, la macchia nera, e l'occhio di destra che sta leggermente più in basso. Partiamo dall'occhio di sinistra, allineando sempre la punta del carbotello alla fine della macchia nera e alla punta del naso, quindi il naso diventa un po' il mio punto di riferimento. E in questo caso anche qua andiamo a fare un piccolo segno che fa sì che io possa riportare una linea che corrisponde all'altezza dell'occhio. Stessa cosa facciamo a destra, quindi vado a cercare, si vede un po' nell'oscurità, non si vede molto, ma a questa altezza si trova la sagoma, quella che è la forma, ok, dell'ombra dell'occhio di destra. Lo allineo sempre col naso e riporto anche di qua questa misura facendo
un piccolo segno che poi vado a riportare, e come vedete già risulta che i due occhi sono a due altezze diverse. Quello che ho fatto successivamente è stato cercare un po' la larghezza, ok, dalla quale si intravede il volto dello stregone, che è, diciamo, delimitata a sinistra da un'ombra nera molto scura, a destra dal cappuccio. Quindi io vado ad allineare il mio stabilo carbotello all'altezza sempre solita della punta del naso, da una parte a sinistra con l'ombra nera, a destra col mio pollice vado a rilevare la piega del cappuccio e mi riporto anche qui, ok, questa distanza, ok. Come faccio, dicevo già ieri, a piazzare la matita come coordinata orizzontale nel foglio? La metto qui, la metto più a sinistra, la metto più a destra. Semplicemente io ho cercato di stare centrato nel foglio, proprio come centrato nel foglio è lo stregone. Questa è una cosa che si fa a occhio, ok? Qua faccio il segno allineato appunto con la punta del carbotello, mentre per la destra posso o prendere un altro carbotello, nessuna matita grafite, e fare un segno lì, oppure io in questo caso guardo attentamente, mi imprimo nella mente dov'è il segno e vado a fare anche qua una piccola lineetta che delimita il viso. Stessa cosa faccio all'altezza degli occhi, come vedete rispetto all'altezza del naso è tutto più disassato a destra, quindi anche qui vado a allineare la matita, stavolta all'altezza dell'occhio, ok, con la punta della matita all'inizio dell'ombra nera, mentre a destra mi vado a fare un segno sulla matita che corrisponde anche qua all'inizio del cappuccio. E anche qua, ok? Allora, come ho fatto a trovare qua anche in questo caso la coordinata orizzontale? Cioè io la mia matita la piazzo qui, la piazzo qui. Il ragionamento che ho fatto è stato osservare come l'ombra scura da questa parte, che tange l'occhio, ok, è più spostata verso sinistra, se tiro giù una linea immaginaria verticale, rispetto all'ombra qua all'altezza del naso. Di quanto è più spostata a sinistra? È poco più di 1 centimetro. Infatti io mi sono preso questo segno dell'ombra nera, ok, dell'inizio dell'ombra nera, e guardando la stessa distanza, dicevo poco più di 1 centimetro, è 1 centimetro e qualcosa, siamo qua ed è qua che sarà la punta della matita, quindi l'inizio dell'ombra nera che come abbiamo detto è più spostato verso destra, mentre a destra ho ancora il mio segno, guardo bene dove si trova, vado a segnare più o meno la parte così e inizio ad avere sempre più coordinate. Cerchiamo altre coordinate, ad esempio l'altra piega del cappuccio spostata sulla sinistra, sempre la parte bassa, quindi la parte che corrisponde all'ombra nera, e di nuovo partendo dall'altezza del naso vado ad allineare la punta del carbotello all'altezza di quell'ombra e me la riporto di qua e avrò anche in questo caso un piccolo segno, ok, che poi diventa il mio punto di riferimento. E la stessa cosa la facciamo con quest'altra piega, ok, che invece è un po' più in basso, sempre partendo dal naso e allineandomi all'altezza di quella piega. Con il dito indice sono allineato sempre con la fine del naso, allora andrò a riportarmi anche di qua a questa altezza. Ricordatevi che sono sempre dei più o meno, io di solito guardo attentamente dove si trova e faccio una linea. Sono dei più o meno perché cerchiamo di fare tutto a mano libera, a occhio, quindi questo significa che noi prendiamo delle misure anche aiutandoci con il carbotello stesso, che però possono non essere perfette. L'importante, come dico sempre, è che secondo me deve essere, la cosa più importante è che sia bello e che sia credibile. Ora che ho questi punti di riferimento, quello che ho fatto è stato iniziare a tracciare proprio il disegno grazie ai punti di riferimento che ho. Ok, quindi da che cosa partiamo? Allora, c'è una cosa che salta all'occhio, ovvero l'ombra di sinistra scura, ok, salendo in verticale mi fa incontrare, diciamo così, quella che è la prima piega del cappuccio. Quindi io, salendo con questa linea verticale immaginaria, posso incontrare quella che è la prima piega. Allora, a questo punto qua ho una linea verticale, dicevamo, con la quale posso salire e posso piazzarmi questa piega leggermente visibile che poi mi porterà alla curva della piega del cappuccio.
Dove disegnarla? Anche qua abbiamo un altro punto di riferimento che è quello dell'occhio, la linea dell'occhio che abbiamo preso prima. Guardiamo che distanza c'è prima che inizi questa piega e se volete di nuovo con il nostro metodo di misura possiamo andare a verificare. Ok, l'altezza è più o meno questa, quindi più o meno qui farò iniziare la piega. Si trova più o meno qui. Ecco, un'altra cosa che dicevo che secondo me è importante è quella di tanto in tanto allontanarsi stando sempre frontali sul disegno, però ogni tanto indietreggiare per vedere quello che stiamo facendo, diciamo, più nel suo insieme. Quindi se abbiamo poi delle correzioni da fare, se ci sono delle cose che dobbiamo ritoccare, visto che in questa fase si tratta di uno sketch, indietreggiando possiamo avere, diciamo così, un occhio più generale sulla composizione, sui tratti che stiamo facendo e quindi riscontrare anche eventuali errori. Allora, adesso che ho disegnato questa piega, io so che qui ci sarà la curva, ok, di questa piega del cappuccio. Mi sono preso il punto di riferimento della parte bassa, quindi adesso posso iniziare a disegnare questo piccolo spessore, diciamo. Anche qua posso misurare quanto deve essere larga, ok, questa piega rispetto alla linea che ho tracciato adesso. È poca roba, ok? Siamo più o meno qui, quindi vuol dire che qui finirà. Adesso ho un'altra coordinata, quindi ho questa che è dove la piega finisce, per così dire, perché in realtà entra nell'ombra. Questa linea è la parte bassa, ok? E quindi diciamo che banalmente unendo i punti vado a creare la piccola parte visibile, quindi illuminata, della piega del cappuccio, che poi entrerà nell'ombra, qui infatti si interrompe, e verrà poi, diciamo così, collegata alla linea che ho fatto adesso, ok? Cioè quella che ho fatto poco fa, che è quest'altra piega sotto. Ok, allora, una volta fatto questo piccolo lavoro qua, possiamo procedere verso destra e quindi portarci all'altra piega del cappuccio. Nel frattempo che andiamo avanti con la gomma pane facciamo anche già un po' di pulizia in modo da lasciare visibili, diciamo, soltanto le parti che ci interessano. Allora, anche in questo caso cosa faccio? Parto dalla fine della piega che ho appena disegnato per andare a stabilire dov'è che inizia quella successiva, ed è più o meno qua. Col mio indice mi sono preso un punto di riferimento, ok, più o meno qua. Guardo attentamente, faccio un piccolo segno col mio carbotello e io so che più o meno qua, questa è la distanza, vedete, prima mi sono preso la parte bassa della piega, quindi questa è più o meno la distanza dove inizierà quest'altra piega e inizio proprio a tracciarla. La forma non è difficile, non è tanto grande, so qual è il punto più basso, che è questo, e come vedete c'è una specie di curva, okay, che qua si diventa molto longilinea, molto stretta, e facciamo andare, seguendo proprio il disegno, ad atterrare, diciamo così, sull'altro punto di riferimento che ho preso, che è questo, che è dove il cappuccio ulteriormente forma una piega. Ok, facciamo un po' di pulizia in modo che non ci sia troppa confusione. Posso anche andare a verificare per sicurezza questa larghezza, sapendo che siccome questa è una traccia, ok, ci siamo, forse potevo stare leggermente più interno, quindi aggiustiamo di qualche millimetro verso sinistra. Dicevo, sapendo che questa è una traccia che poi verrà ancora più, diciamo così, modellata e rivista man mano che ovviamente proseguiamo, perché man mano che vengono fuori sempre più dettagli abbiamo poi un'idea generale del viso dello stregone. Allora, guardiamo come questa parte longilinea della piega del cappuccio poi inizia ad allargarsi, e dov'è che inizia ad allargarsi? Più o meno a questa altezza, che guarda un po' corrisponde proprio all'altezza dell'altra piega. Quindi mi prendo la piega di sinistra come punto di riferimento e più o meno qui so che questa parte, ok, del bordo del cappuccio va ad allargarsi.
cerco di seguire anche qua il disegno, sapendo che qui c'è un'altra zona d'ombra molto importante che è quasi, diciamo così, mangiata, comunque inglobata nel nero, ma la traccio lo stesso perché comunque si intravede, a differenza di questa che invece è molto più assorbita dal nero. Quindi anche qui seguiamo il percorso. In questo caso io quello che faccio è creare dei piccoli tratti, tra l'altro leggeri, perché man mano che vado avanti voglio sempre verificare la giustezza, diciamo così, del mio lavoro. Ok, ho fatto fare al bordo del cappuccio il percorso che fa da questa parte, andando a finire sul punto di riferimento, quindi sulla linea che avevo tracciato prima, che è la parte che si discosta, diciamo così, dal viso dello stregone, che si discosta dall'ombra, in quanto qui passa il bordo del cappuccio. Ok, allora abbiamo, diciamo, creato quello che su in cima il cappuccio genera a livello di luce, quindi a livello di tessuto visibile. Adesso possiamo continuare a scendere, possiamo ritornare a sinistra, perché anche qua possiamo prendere delle misure importanti per capire il percorso che fa l'ombra. Quindi in questo caso, allora, stavo guardando questa linea verticale di ombra, ok? E notavo che a un certo punto da verticale c'è un'inclinazione che cambia, ok? Perché esce verso l'esterno, che è questa parte qua, mi interessa. E se devo cercare l'angolo in cui questa cosa succede, vedo che è più o meno qua, quindi sotto l'occhio, ok? Questa cosa è importante perché adesso io mi vado a prendere questo punto di riferimento, anche io, per vedere dove muovere la linea verso l'esterno. Allora, come troviamo questo punto? Io vabbè ho anche un po', diciamo, tracciato, fatto dei piccoli segni sulla stampa che si intravedono perché è lucida. Possiamo semplicemente questo segno che ho preso qua riportarlo con il solito metodo, ok, all'inizio del cappuccio, di questa piega del cappuccio che ho preso prima, e questo è perché lassù era un riferimento che mi sono già preso, e cerchiamo di misurare la stessa distanza, quindi da qui, ok, dove ho l'indice, guardo attentamente, faccio un piccolo segno e scopro che questo, ok, è il punto dove ci deve essere appunto l'angolo, e quindi la mia linea d'ombra deve cambiare inclinazione e uscire verso l'esterno. Ovviamente nel farlo capite bene che dobbiamo rispettare l'inclinazione della stampa, ok? E arrivo al punto più esterno che avevo preso prima, che è questo punto qua, che corrisponde, ricordiamo, al punto più esterno dell'ombra qua, che è allineata col naso, e siamo arrivati qua. Da questa parte è la stessa cosa, anche qua c'è un angolo che succede più o meno a questa altezza. Allora anche qui posso andare a misurare rispetto a dove succede quell'angolo e confrontarlo, ok, trovare una distanza col punto di riferimento che avevo prima, che era quello della piega. Quindi anche qui ci allineiamo alla piega, guardo bene e siamo più o meno qua. Significa che qua di nuovo l'ombra o il cappuccio, se preferite, crea un movimento di questo tipo, andandosi anche in questo caso a collegare all'ultimo punto che mi ero preso, che è questo, che è il punto dove il cappuccio rientra un po'. Arrivo qui, il disegno del cappuccio lo possiamo continuare dopo, e adesso quello che facciamo è ripartire dagli occhi. Quindi questa è l'altezza dell'occhio di sinistra, ok? E con occhio intendo la macchia nera proprio dell'occhio che si intravede lì. Secondo me è importante vedere come quest'occhio qua si collega poi a una forma d'ombra, che adesso andiamo a misurare, sempre partendo con la punta del carbotello dall'ombra nera a sinistra, cercandone anche qua la distanza. Anche qui mi riporto un punto di riferimento che mi dice quest'ombra che sto cercando di disegnare quanto dista dall'ombra di sinistra, e fa un percorso che cerco con piccoli tratti di riprodurre, rispettandone anche la proporzione. Anche qui
posso continuare a prendere misure e punti di riferimento. In effetti qua l'ombra blu, ok, si piega, anche qui c'è un angolo, allora anche in questo caso posso andare a misurare le varie distanze, ok? Ci fa sentire più sicuri, scendiamo in un modo, ok, un po' più diciamo con cognizione di causa, perché quello che stiamo facendo è disegnare un'ombra, però un'ombra che mi darà anche poi quella che è la forma del naso, ok? Sono arrivato qui e ho cercato di seguire il percorso dell'ombra blu, che come vedete adesso si collega alla cartilagine del naso che è illuminato, ok? E che quindi poi si va a collegare alla punta del naso, dove troviamo uno dei primi punti di riferimento che ho preso. Qui abbiamo una specie di scalino, ok? Quindi qua la cosa migliore è capire anche dalla base della cartilagine qua fino alla punta del naso quanto c'è, insomma, quanto scende come altezza. È molto poco, non è neanche un centimetro, quindi questa è una di quelle cose che a mio avviso si possono fare anche, diciamo, a occhio, per cui io cerco di riportare più o meno la stessa distanza e andare a farla posare sulla mia linea di riferimento centrale, che è la punta del naso. Ok, e siamo più o meno qua. Lo stesso discorso lo facciamo da questa parte, quindi a destra, passiamo di qua, ricordiamo che avevamo una linea che mi indicava l'altezza dell'occhio di destra, che anche qui posso andare a collegare all'ombra, ok? Anche qua, questa linea qua, come la posiziono, potete andare a misurare la larghezza del setto nasale, ok? Che è poco più della parte legnosa della matita, quindi sono giusto perché io sono leggermente dentro. Poco meno della parte legnosa, volevo dire che la parte legnosa della matita si vede fino a qui, un po' meno è la larghezza del setto, ok? A occhio, se indietreggio, mi sembra anche che corrisponda, quindi mi sono fatto la mia linea. Anche qua, allora, ho l'altezza dell'occhio, che è questa, è la linea che ho riportato qui. Posso vedere l'angolo dove l'ombra, anche qua, cambia di direzione e di inclinazione, e determinare che questo angolo qua, ok, corrisponde a un punto, e lo confronto con quello della linea dell'occhio. Quindi vado a prendermi anche qua una distanza che riporto e che mi dice, ok, a che altezza l'ombra cambia direzione, che è questa. Traccio la linea obliqua, ok? Cerco anche qua di rispettare forme e distanze, e questi sono piccoli passaggi che a mio avviso possono anche essere fatti a occhio se non calcate troppo con il carbotello, e poi le distanze possono essere verificate. Adesso che ho fatto questa linea qua, ok, posso vedere la parte esterna, la cartilagine del naso di destra, posso misurare dalla fine della cartilagine all'inizio della piega del cappuccio questa distanza, per andare a vedere che siamo comunque in proporzione, ok? E che ci siamo. Io ci sono, quindi per me così va bene. Vado a chiudere il naso, in questo caso lo scalino, chiamiamolo così, si vede molto poco perché è una linea un po' più morbida, questo in virtù delle piccole, diciamo, storture che sono presenti sempre in ogni volto umano. Ok, e siamo giunti fino a qua. Ora proseguiamo. Allora, che cosa facciamo? Parto sempre dalla punta del naso, ok, che è il mio riferimento tra i più importanti, e comincio a riportare una misura che mi indica dove finisce la bocca, quindi dove finisce il labbro inferiore. Guardo molto attentamente e faccio un segno. Il segno che ho fatto mi indicherà, cerchiamo di tenerlo centrato, dove la bocca finisce. Io so che più o meno un centimetro sopra, poco meno, c'è, diciamo che troviamo, ok, la linea dei baffi che coprono anche il labbro superiore, e anche qua a occhio mi riporto una piccola linea, ok, così mi sembra di cominciare a vedere la bocca. E adesso proseguiamo. Allora, qui ci sono da fare degli altri ragionamenti, di nuovo a sinistra e a destra. Tanto per cominciare avevamo questa linea dell'ombra scura che adesso comincia a rientrare, ok? A rientrare, io cerco di seguire l'inclinazione che vedo lì, ma vedo che appunto torna di nuovo a inclinarsi verso l'interno del viso. Quindi mettiamo anche noi, rendiamo visibile questa
linea questo percorso dell'ombra in modo che la cosa cominci a risultare un po' più affine. E poi quello che possiamo fare è cominciare anche a determinare la larghezza del pizzetto. Siccome io so che il pizzetto, quindi la barba dello stregone, finisce più o meno qua, perché questo è il primo punto di riferimento che mi sono preso, anche qua posso andare a stabilire da questa parte fin dove vedo il blu che determina la barba, allineo la mia matita là, e stessa cosa a destra, ok? Quindi determinare la larghezza di tutto il pizzetto. Una cosa che noto subito è che a sinistra, dove ho posto la punta del mio carbotello, sono allineato, ok? Se io vedo sempre una linea immaginaria verticale, con la parte più esterna di quest'ombra, ok? O della luce blu se preferite. Quindi la cosa interessante è che se qui noi abbiamo una linea verticale immaginaria che scende, sempre, ok? Corrisponderà alla fine del pizzetto, quindi la misura che stavo prendendo per determinare la larghezza di tutto il pizzetto posso tranquillamente, ok, siamo circa tra l'altro 2,5 cm, 3 sotto la bocca, quindi più o meno qua, ok, mi serve a determinare la larghezza di tutto il pizzetto, quindi un segno ce l'ho già a sinistra, mentre a destra osservo attentamente e mi vado a fare un segno dove più o meno il pizzetto finisce, quindi di qua e di qua. Questo sarà importante per determinare l'ingombro della barba del mio stregone. Ora cerchiamo di cominciare a disegnarla questa barba, quindi a tracciarne quelli che sono proprio i bordi. Quindi cerchiamo di capire che di qua sulla sinistra si attacca proprio, ok, in direzione proprio, va proprio a attaccarsi al naso, quindi è corrispondente alla piega, posso andarmela a prendere vicino alla cartilagine, quindi io farei un segno più o meno qua, che mi sembra che corrisponda all'inizio dei baffi. Andiamo a fare una linea con poca pressione, che è quella che dovrebbe corrispondere all'inclinazione dei baffi che si intravedono qua sulla parte di sinistra. Posso anche andare a posare la matita così per determinare l'inclinazione e vedere di averla rispettata. In questo caso, visto che è una cosa del genere, l'idea sembra quasi quella che a un certo punto qua proceda, se guardate attentamente, e la andiamo a fare incontrare, per così dire, ok, con questa linea esterna che mi sono già posizionato prima. Quindi una cosa del genere. Posso anche andare a misurare tutta questa lunghezza e vedere se è rispettata. Se non lo è precisamente, di farla rispettare. Quindi andiamo a vedere la lunghezza del pizzetto, ok, e ci siamo, perché siamo più o meno qua, ok. Cerchiamo di fare la stessa cosa sulla destra, notando anche qua, andando a cercare il punto dove il pizzetto comincia, ok, quindi dove i baffi, diciamo, escono da sotto il naso, si attaccano, e poi rispettando l'inclinazione. E qua io vi consiglio di utilizzare lo stratagemma di guardare anche le forme negative, quindi noi adesso stiamo guardando la linea di inclinazione dei baffi, ma guardiamo anche questa linea qua di questo spazio, quindi questa che si va a generare, okay, questa forma che si va a generare tracciando l'inclinazione dei baffi, ok, che finirà dove ho il punto più esterno e che, come vedete, crea una forma di questo tipo insieme al cappuccio, ok? Sono cose che poi appunto a mano che tracciamo, che aggiungiamo, che vediamo, che compaiono dettagli, le teniamo sotto controllo e che andremo sempre più a modellare, a migliorare, a perfezionare. Ok, adesso la linea dei baffi, ok, quindi dell'altezza proprio dei baffi, la tracciamo tenendo conto che da questa parte a sinistra sale leggermente, ok, da questa parte procede in maniera abbastanza regolare, sebbene secondo me è evidente che non sia una linea perfettamente orizzontale, ma adesso noi stiamo mettendo degli ingombri,
ok? E creiamo una cosa di questo genere. Questo ci serve per cominciare anche un po' a vederli, questi baffi, questo pizzetto, eccetera. Ora facciamo un'altra cosa. Determiniamo che, allora, come si vede qua molto bene, la parte del labbro inferiore si va a infilare sotto i baffi e succede più o meno a questa altezza, dove sparisce. Quindi qua abbiamo un punto che diciamo corrisponde a quello in cui la bocca si va a nascondere. Tracciando una linea verticale immaginaria guardiamo quanto si discosta dal naso, poco, non sarà neanche mezzo centimetro, siamo più o meno qua. Quindi significa che qua, se avete seguito il mio ragionamento, è il punto dove la bocca andrà a nascondersi sotto i baffi. Invece da questa parte, guardate, possiamo farla finire qua in concomitanza dell'ombra scura e siamo poco oltre la metà del naso, quindi finisce proprio qua, perché la bocca poi è interessata da un'ombra scura che ne lascia, diciamo, in luce solo la parte che adesso io ho tracciato. Ok? Dopodiché, allora, adesso abbiamo dei nuovi elementi per considerare questo ingombro, diciamo così, del pizzetto, perché abbiamo qua un punto importante che abbiamo tracciato dove si genera una piccola ombra, ok? E sto cercando di tracciarla, così posso anche modellare un po' il pizzetto. Ok, sono indicativa che si trova qua, e altrettanto questa centrale che è proprio in corrispondenza nella punta del naso, dove ci sarà un bel po' di materiale proprio a livello di peli, che come vedete lascia, diciamo così, in luce un piccolo pezzetto di pelle che mostriamo qui così. Ok, per adesso mi può bastare. Questo è il punto più esterno del pizzetto, cerchiamo di osservare ancora bene la forma. Ok, questo è il punto più basso del pizzetto, quindi posso cominciare a intuire un po' anche qui l'inclinazione, ok, perché è piuttosto arrotondato, così come vedere questo che è una piccola specie di gradino, ok? E indicativamente tracciare il suo percorso. Questa parte ovviamente curva verso l'esterno e andiamo a collegarci fino a qui. Così per me può funzionare. Adesso riprendiamo questo lembo del cappuccio che abbiamo lasciato lì così e voglio determinare, allora tanto per cominciare il punto più basso è questo, perché poi anche lui sparisce nell'ombra, quindi capiamo dov'è con il solito stratagemma che prendiamo l'altezza del naso, lo faccio corrispondere alla fine di quel lembo, facciamo anche la prova del 9 di qua, ok, mi sembra che ci siamo, e anche qui andiamo a fare un segno. Guardo esattamente dove sono più o meno qui, quindi vuol dire che a questa altezza, mi raccomando quando fate questi lavori la linea che sia orizzontale il più possibile per trovare il punto dove mi ero fermato, in cui finisce questa parte del cappuccio. Qua se volete potete anche misurare la larghezza, io adesso anche per un discorso di, diciamo così, di rapidità cerco di tracciarlo a occhio. Ok,
per il momento mi può bastare. Indietreggio anch'io per vedere quello che sto combinando. Ok, più avanti faremo tutti i perfezionamenti. Adesso, siccome ho tracciato questo, posso avere un altro punto di riferimento interessante che è poco più in là, poco più a destra, che se vedete corrisponde un po' all'altra parte della veste dello stregone, che diciamo così da qua parte si vede molto poco, però crea proprio delle linee. E qua consiglio di guardare tanto i negativi, quindi le parti nere, che ampiezza hanno, eccetera. Ricordatevi che possiamo sempre prendere delle misure, possiamo sempre avere qualche riferimento in più per essere sicuri. Qui ad esempio, dove c'è anche un angolo di questo piccolo pezzo della veste, mi vado a cercare un riferimento, ok, ero giusto. C'è un pezzo che viene giù quasi in verticale. Poi ci buttiamo giù fin sotto il pizzetto, eccetera. Ok? Quindi adesso comincio ad avere un po' l'idea generale delle forme dello stregone. È interessante anche vedere che qua su si nota un pezzo del cappuccio, ok, che copre la testa. Quindi anche qua possiamo andare a determinare, diciamo così, delle altezze. Potrei partire dalla linea della piega che avevo preso prima per vedere quanto è alto il cappuccio. Ok. E quindi trovare più o meno l'altezza. Secondo me qua va benissimo. La larghezza esterna da questo punto. Ok, dobbiamo stare un po' più vicini. E quindi anche noi indicativamente mostrare la piccola parte che si nota della testa dello stregone. Ok? E dopodiché ci sarà ancora qua giù, ok? Mi prendo un'altra distanza per il cappuccio che si intravede. Creiamo anche qui una linea che sia inerente agli spazi anche neri che ritroviamo e ovviamente al disegno e alla forma della veste. Ok? Allora, andando indietro, come consiglio di fare anche a voi, quindi ogni tanto dicevamo indietreggiamo. Allora io adesso facendolo mi sono reso conto che questa parte va un po' modellata, poiché credo che ok, penso che potrebbe venire tutto leggermente più a destra.
ok, mi convince già di più. Poi ripeto, quando ci sarà magari un primo studio anche di chiaroscuro, capirò se ci sono ancora cose da modificare. Ok, allora, per quanto riguarda la parte bassa, ok, non la traccerò tutta perché diciamo che la parte più importante e anche più impegnativa è quella di cui ci stiamo occupando, quindi che riguarda il volto, per cui questa lascerò che la finiate voi per conto vostro, avendo anche qua ovviamente delle linee di riferimento, sempre per sapere dove ci troviamo. Ok, altezza della spalla che sta più o meno qua, eccetera. Invece tornerei sul viso perché prima di chiudere vorrei mettere ancora qualche linea che determina le ombre e i tratti del viso. Ad esempio, si scosta dalla linea dell'occhio che abbiamo preso prima l'ombra del sopracciglio, ok? Quindi accenniamola, facciamo solo una linea per sapere dove si trova. Qui poi una cosa che sarà importante è cominciare a pian piano mostrare, diciamo così, il percorso di quest'ombra centrale del naso, che è importante perché come vedete disegna proprio, ok, delle forme, e ci servirà tutto nella prossima lezione per cominciare a fare poi uno studio un po' più avanzato, un po' più approfondito del chiaroscuro. Quindi più o meno andiamo a trovare l'altezza in cui cambia di direzione anche quest'ombra, e infatti ci siamo. La prossima volta vi anticipo quello che faremo sarà iniziare col carbotello, sempre con questo carbotello, e poi capiremo se sarà il caso di tirare in ballo anche già qualche altro colore, però a creare uno studio, come dicevo poco fa, un po' più approfondito. Ok, qua una piccola suddivisione della cartilagine che mostra anche qui il percorso del naso. Ok, forma d'ombra che qui a questa altezza, se vedete, ok, quindi più o meno qui, e questa altezza me la ricavo anche guardando la distanza tra la linea dei baffi e l'inizio dell'ombra, anche qua siamo a poco più di 1 centimetro, quindi a mio avviso più o meno qui ho questa linea che determina anche una piccola porzione di luce che si va a posare più o meno qui. Ok? Da questa parte anche c'è una ruga d'espressione che piazzo senza troppi problemi perché ne colgo la distanza che c'è coi baffi. Anche qua siamo a circa 1 centimetro di distanza, quindi osservate bene quella distanza, si va un po' ad avvicinare ai baffi, quindi la posiziono in questo modo. La prossima volta diventerà un'ombra anche questa. L'altezza dell'occhio, che anche qui stando sufficientemente indietro si può determinare senza grosse difficoltà. Il percorso dell'ombra blu che poi qua salirà, ok? È andata a tracciare tutte queste piccole, diciamo, queste piccole particolarità. Ora qui la forma dell'occhio si vede poco e parlo dell'occhio di destra, ma si intuisce che si trova una linea di qua e poi qui faremo un lavoro con i gessetti scuri, così il viso dello stregone pian piano diventa appunto un po' più riconoscibile, un po' più comprensibile. Da questa parte possiamo fare un lavoro che riguarda la macchia nera che vedete
esiste qui a sinistra e che riguarda sempre i baffi. Ricordo che in questa fase sono linee di massima, però averle mi dà più punti di riferimento, ok? E poi possiamo tranquillamente anche determinare, adesso probabilmente voi da lì non lo vedete, però le pieghe basse, quindi capisco, ok, e mi faccio qualche segno di riferimento, vi faccio vedere la parte bassa. Per quanto riguarda la parte bassa, un segno di riferimento che è questo, che mi sono preso puntando ovviamente dal bordo del foglio la matita, quindi capendo, ok? Questa linea di riferimento è anche importante da cercare come coordinata, quindi in verticale, guardando che è allineata, ok? Sempre tracciando una linea immaginaria verticale più o meno con la fine del pizzetto, la fine del pizzetto di sinistra che sta qui, quindi qui, ok? Ho tracciato un piccolo segnetto, ok, un punto che è quello dal quale partirà quest'ulteriore piega della veste dello stregone, che si va a collegare con questo punto. Lo spessore del bordo che si troverà qua, ok, quindi qualcosa di questo genere. Qui abbiamo un'altra linea che è quella di prima, qui poi a mio avviso ci saranno ulteriori aggiustamenti, specie quando inizieremo a usare i gessetti. Qui ho un altro punto importante perché si interseca, ok? Un'altra piega della veste e siamo più o meno qui, ok? Per cui più o meno a questa altezza facciamo partire quest'altra linea che viene ulteriormente più giù e poi avremo l'ultima. Queste sono pieghe della sua veste, quindi mi preoccupano poco, diciamo così, rispetto a un viso, perché so che ho la tranquillità di non andare a snaturare il lavoro. Dentro qui sarà scuro, lo vedremo la prossima volta con uno studio. Ok, credo di avere tutte le linee fondamentali per iniziare un lavoro di studio con i pastel pencil sul mio stregone. Prendetevi tutto il tempo necessario per tracciare questo disegno, per misurare, per fare tutti i confronti, per avere una traccia che, ricordiamo, non mi interessa sia perfetta perché stiamo disegnando a occhio, a mano libera, quindi è un lavoro difficile, soprattutto per chi non ha mai studiato. Vi ricordo che io non sono accademico, per cui non impartisco delle regole accademiche per tracciare il disegno. Affidatevi al vostro istinto, al vostro cuore, alla logica, che è una cosa che è fondamentale per disegnare, non serve chissà quale dote. Non vi preoccupate se le cose non sono perfette, ma preoccupatevi di avere un certo livello di attenzione e di rigore per far sì che quello che vediamo sia bello e in armonia. Ci vediamo nella seconda lezione dello stregone per iniziare a imbastire questo studio con i pastel pencil
e iniziare a dare colore e vita al nostro stregone. Ciao, alla prossima!